Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di a tavola con Silvia. Questa sera vi farò dei triangolini deliziosi che potete fare come antipasto, anche come secondo o se mangiate poco, piatto unico, e andranno fritti. Triangolini di pancarré, quello senza coste, eccolo qua, con prosciutto cotto e asiago. Simili ai rotolini che abbiamo fatto qualche tempo fa, che sono piaciuti Esattamente, molto. esattamente. Dato che sono piaciuti molto, adesso gli diamo una forma differente. In realtà io li faccio in due modi, li faccio solo con l'asiago e li faccio anche con prosciutto asiago, proprio per variare un attimino. È uno sfizio questo, stasera abbiamo gente a cena e quindi automaticamente volevo fare qualcosa di diverso, qualcosa di sfizioso come antipasto e quindi mi cimento in questa cosa. Allora, vado a prendere immediatamente il mattarello e inizio a dirvi le dosi. Un pacco di pane tramezzino, quello senza coste, eccolo qua, 2 uova sbattute insieme con un pizzicotto di sale, prosciutto cotto a piacere, asiago a piacere, pangrattato e olio di semi di girasole. Non cominciare a dire l'olio, io uso questo, io uso quell'altro, fate benissimo, ognuno usa il proprio, ci mancherebbe. Noi abbiamo una pentola, si chiama Magic Cooker, abbiamo il coperchio in realtà e anche la pentola sotto, che cuociono a bassa temperatura, quindi il mio olio non arriverà mai sopra il punto di fumo e non supererà mai i 120 gradi, ok? A posto. Andiamo. Detto ciò, cominciamo. Allora, vado immediatamente ad appiattire il pane per tramezzini. Lo appiattisco quanto più possibile, in un verso e poi nell'altro. Ecco qui. Poi lo piego in questo modo per vedere la metà precisa qual è. Vado a riempirlo con pezzetti di asiago, facile facile, Questo così crea la parte filante quando la vai a esatto, aprire. esatto. Non metto la mozzarella proprio per il fatto che la mozzarella rilascia tanti Sì. liquidi e quindi non la metto. Vado a fare delle fettine sottili e poi le vado a fare a pezzettini, quindi ci rivediamo un attimo, tra un attimo, ok? Allora, per accelerare i tempi ho fatto a striscioline tutto l'asiago, ho fatto a striscioline anche il prosciutto cotto e ho appiattito tutte le fette tagliate a metà. Se volete accelerare un attimo i tempi ancora di più, prendete quello già quadrato, fate prima, così non dovete neanche dividere le fette. Facile facile. Ovviamente non è un quadrato, quindi per questo motivo dovremo andare a tagliare la parte in eccesso. Quindi prendiamo una squadra, misuriamo un lato e facciamo ovviamente il taglio per fare la forma quadrata, ok? Ma io più o meno vado a occhietto. C'aveva un sacco il voto alto, molto molto alto in geometria, speriamo che ho fatto bene. Allora, metto l'asiago, metto il prosciutto cotto, piego a metà come se fosse un tramezzino e Un raviolo vado, di pancarré. esatto, e vado una sorta di soffficino a pigiare in questo modo con i lembi della forchetta, proprio come si fa per un raviolo. È bello chiuso, tranquilli. Adesso li vado a fare tutti con e senza prosciutto cotto e ci rivediamo qua poi per fare il resto del procedimento. Allora, come vedete, se li facciamo troppo pieni si crepano un pochino, ma non è un problema, perché tanto adesso li andiamo a
inzuppare nelle uova e passare nel pangrattato. Sigilliamo. Esatto. Io faccio sempre la doppia panatura, cioè uovo pangrattato, scusate ma non si apre la scatola, dicevo uovo pangrattato, uovo pangrattato. Tenete da parte sempre questi vassoi quando vi regalano un dolce perché sono comodissimi, ragazzi. Allora, passiamo il nostro tramezzino nell'uovo, poi nel pangrattato. Intanto l'olio è sul fuoco, lo ripassiamo di nuovo nell'uovo e poi di nuovo nel pangrattato. Facciamo così per tutti E ci vediamo sui fornelli. e ci vediamo sui fornelli. Siamo sui fornelli. Come vedete noi abbiamo una pentola magica che fa cuocere appunto le pietanze a bassa temperatura ed è stata creata apposta per chi ha problemi di cuore, quindi da un cardiologo che poi si è rivolto a un tecnico, eccetera eccetera. Quindi detto ciò, adesso io vado a spegnere e a controllare i miei triangolini, li giro qualora ce ne fosse bisogno. Questo è da togliere, eccolo qui, perfetto. E adesso rimetto il coperchio e riaccendo i fornelli E ci vediamo per l'assaggio. ci vediamo a triangolini fatti, ho detto rotolini, pardon. Sì. Sono pronti. Sono pronti. Ora io dovrei prenderli e aprirli in questo modo Eh sì. per farvi vedere quanto sono belli filanti. Che meraviglia, Guardate ragazzi. un po'. E questo è quello con solamente il formaggio. E adesso io dovrei prenderli Assaggiarlo, così certo. e assaggiarlo. Sono buoni, eh? Non so se è meglio questo O quello rotolino. o il rotolino. Ragazzi, decidete voi e fateci magari sapere se preferite questi o quegli altri. Che altro dire? Ci vediamo Iscrivetevi al nostro canale. e ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti! Ciao ciao.